Benvenuti al primo tutorial di Distant Worlds 2 in italiano. Dopo aver tradotto il manuale di gioco e il gioco stesso, ho pensato di creare anche una guida introduttiva. Se avrà successo, proverò a creare una serie con la razza umana, e poi eventualmente tentare altri approcci con altri gameplay, con altre razze. Distant Worlds 2 è un vasto gioco di strategia spaziale 4x in tempo reale, ma con la possibilità di ridurre o mettere in pausa il gioco. Ad un primo sguardo è facile confonderlo con Stellaris. In realtà è differente perché rispetto al più blasonato gioco Paradox è più un simulatore di tutti i processi di gioco che è possibile automatizzare o microgestire a piacere. Il gioco è molto più profondo di quello che può sembrare ad un primo sguardo. È possibile decidere cosa automatizzare o controllare manualmente. Ci sono tanti processi impostabili dall'interfaccia di gioco come la microgestione delle navi, la logistica dei rifornimenti, oppure delle battaglie o la diplomazia, la ricerca scientifica o gli aspetti economici. Inoltre, un altro grande vantaggio è la rigiocabilità del titolo. Infatti, il processo di generazione di una galassia garantisce che ogni nuova partita sia diversa, e le numerose opzioni di configurazione della galassia assicurano un'incredibile rigiocabilità e la possibilità di avere una partita che può soddisfare le vostre necessità, con la possibilità fornita dalla scelta delle varie razze, che hanno caratteristiche di approccio differenti. Inizieremo dalle basi dell'interfaccia di gioco configurando l'inizio della partita. Qui, oltre al seed o seme, che genera la disposizione degli astri e delle risorse, potrai scegliere la distribuzione e disposizione delle stelle e delle nebulose all'interno della galassia. È possibile scegliere tra vari tipi di galassie, classiche, a grappolo, eccetera. Ogni menu ha delle spiegazioni interne, come ad esempio questo che riguarda le galassie classiche, con informazioni approfondite sulla forma, la disposizione stellare più o meno densa e la presenza o meno di nebulose. Esse possono essere una sorta di muro di protezione invalicabile e avere quindi dei vantaggi o svantaggi strategici nel proseguo della partita. Il numero di stelle e la grandezza globale della galassia possono influenzare la velocità e le prestazioni del gioco, soprattutto a fine partita, dove è necessaria una maggiore potenza di calcolo. Questo contorno arancione è il limite massimo consigliato, calcolato sulle istanze dei processori a bordo e la RAM di sistema. Per evitare problemi a fine partita, possiamo scegliere un valore inferiore. Le dimensioni della galassia influenzano ovviamente le distanze. La tecnologia dell'iperguida delle vostre navi vi permetterà di attraversare l'intera mappa entro la prima metà del gioco. Scegliamo una dimensione intermedia che va bene nella maggioranza dei casi. Lasciamo normale la densità delle nebulose. Scegliamo in questo caso anche una densità stellare maggiore, che sarà proporzionata alle dimensioni e tipologia della galassia scelta. Proseguiamo. Ulteriori settaggi della galassia globali riguardano la tecnologia di partenza dell'intelligenza artificiale rispetto a noi, il livello della tecnologia dell'intelligenza artificiale e la difficoltà di gioco. L'aggressione galattica riguarda gli eventi che intercorrono nel gioco. Partendo dalle prime partite con poca esperienza, è consigliabile lasciare normale. Successivamente, quando si conosce meglio il gioco, è possibile alzare questo parametro per avere un gioco più dinamico e interessante. La seconda parte di questi settaggi riguardano un aspetto importantissimo: la ricerca. Questo gioco si gode appieno giocandolo lentamente. Qui si può scegliere una velocità di ricerca normale. Se volete giocare ancora più lentamente e a lungo, potete abbassare ulteriormente questo parametro. È importante avere un quadro globale delle tecnologie. Il consiglio è quindi di lasciarle visibili e fisse per avere massima libertà nella scelta di cosa sviluppare. Il trading è un parametro dell'intelligenza artificiale. Lasciatelo attivo se volete che queste tecnologie possano essere commercializzate. Tenete presente che i pirati possono anche rubarvele. Passiamo alla schermata successiva che riguarda le minacce rappresentate dai pirati o dalle creature dello spazio. I pirati appaiono una volta che siamo riusciti a espanderci nei sistemi vicini. Possono essere una minaccia o dei fedeli alleati, sempre che riusciamo a pagare il loro servizio. Lasciamo le impostazioni di default e soprattutto evitiamo che vengano rigenerati dal gioco. Le creature spaziali possono rappresentare anch'esse una minaccia o una risorsa. La schermata successiva riguarda la colonizzazione.
È possibile decidere preventivamente la qualità dei pianeti della mappa, che possono quindi essere colonizzati dalla nostra razza. Oppure impostare anche la presenza di colonie indipendenti, con i quali è possibile interagire. O ancora l'influenza delle colonie e il limite di colonizzazione. Mantenerlo basso potrebbe essere utile perché rallenta l'espansione dell'altro impero verso l'esterno. Se non sapete cosa toccare, lasciate i valori di default. Passiamo alla schermata di scelta delle razze nel gioco. Il gioco ha già ricevuto alcuni DLC che hanno al momento aggiunto 4 nuove razze, espandendone così la varietà. Scorrendo la barra laterale, notiamo che ogni razza ha la propria personalità e le sue peculiarità che offrono dei bonus o malus, come ad esempio l'idoneità di colonizzazione per alcuni pianeti, oltre che caratteristiche speciali che li differenziano dalle altre, come il tipo di ricerca o truppe, ma anche aspetti diplomatici, influenzati dal loro carattere, che possono agevolare o penalizzare i rapporti con le altre presenti nel gioco. Proseguendo, è possibile scegliere il tipo di governo della razza scelta in precedenza. È possibile anche decidere se lasciare i governi tipici di quella razza o consentire la scelta degli altri. Anche qui la barra laterale ci fa vedere le peculiarità di ogni governo con vantaggi o svantaggi. Inizialmente il consiglio è quello di lasciare quelli di default della razza, ma la curiosità potrebbe spingervi a scegliere diversamente. Proseguiamo per settare la nostra situazione iniziale nella mappa stellare. In sistema natale è possibile preimpostare le risorse iniziali vicino a noi. L'espansione invece è il settaggio che vi differenzia dall'intelligenza artificiale. Se volete un vantaggio, potete modificarlo. Il consiglio è quello di lasciarlo simile a quello scelto per l'intelligenza artificiale all'inizio, specialmente se non avete esperienza di gioco. Pre-warp è il livello tecnologico consigliato, le vostre navi saranno lente nell'esplorare sistemi lontani ad inizio partita. Lasciatelo in quel modo, dato che il gioco è stato progettato così. Potete lasciare una posizione randomizzata nella galassia. Se partite ai margini, probabilmente la densità stellare e le risorse saranno inferiori. Rigenerate la partita se non vi soddisfa per provare nuove sfide. Altri imperi è semplicemente il settaggio del numero di alieni della galassia. Lasciandolo attivo si setterà in automatico, scegliendo in modo casuale le caratteristiche degli imperi intorno a voi. Se volete che una razza specifica sia sicuramente presente, attivate la seconda opzione e sceglietela dall'elenco. Condizioni di vittoria rappresenta l'ultima schermata di configurazione del gioco. Lasciate tutte le impostazioni che vedete se non avete esperienza di gioco. Le ultime due riguardano gli eventi trama della vostra razza e delle colonie. Nel prossimo video inizieremo una partita vera e propria.